Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, oggi andremo a vedere la seconda parte del corso, quindi andremo a vedere come si gestisce il nostro database all'interno di Power Query. Suddividiamo la lezione in tre step. Uno, andiamo a vedere come velocizzare ancora la parte di sviluppo e come ottimizzare il database. Nella seconda parte andremo a vedere a fare un approfondimento sulle connessioni di secondo livello per essere più veloci quando andiamo a fare carica in, e poi andremo a vedere una parte nuova che sono delle opzioni che sono arrivate all'interno di Power Query di recente. Ehm, Partiamo da qua. Allora, abbiamo già visto nella prima parte come andare a velocizzare di molto la parte di sviluppo utilizzando il caricamento dati veloci e anche il caricamento dei dati in background. Possiamo velocizzare ulteriormente la parte di sviluppo. Allora, ad esempio, questo è un file, vedete, ci sono tante colonne e ci sono anche tanti record. Allora può essere, vedete qui sulla destra io faccio tanti passaggi, può essere che quando mi metto a fare un passaggio nuovo, che vado a creare una colonna oppure mi sposto su un passaggio all'altro, ho tanti calcoli complessi e sotto c'è una mole dati veramente alta, che può essere che il mio file comunque in lato sviluppo, anche se ho tutti i dati in cache caricati, possa risultare un po' lento. Allora in questi casi, se macinate tanti dati, uno dei trucchetti è sempre andare nel primo passaggio origine e qui fate semplicemente dei filtri in modo da ridurre, ad esempio fate così e riducete di molto la base dati. Riducendo la base dati all'origine, ecco, visto, si crea il passaggio qui, poi voi vi spostate qui e tutto farà i suoi calcoli. Adesso per quel filtro che ho fatto non mi restituisce il record, però potete andare a lavorare veramente molto veloci. Adesso questo era un esempio blando per farvi vedere. Quando avete finito di fare tutti i vostri calcoli, andate semplicemente in questo passaggio, lo eliminate e prima lavorate veloce, andate nell'ultimo passaggio e vi farà il caricamento dei dati con tutti i passaggi che avete creato molto velocemente, perché non avevate tanti record da utilizzare. Quindi questo è un trucchetto. Se non vi basta ancora la velocità e navigate lentamente, fate un filtro in testata così riuscirete a lavorare ancora più veloce del sistema del data in background. Gli altri punti: ottimizzazione del dato e via la sporcizia. Allora, questa è una cosa molto importante. Vedete, questa è una tabella molto grande, praticamente queste tabelle che vedete qui sulla sinistra hanno milioni di record. Penso che tutte e quattro messe insieme saranno 100-200 milioni di record e mi arrivano da un ambiente di SQL Server. Allora è importante che quando io vado a fare l'analisi col cliente di cosa vuole andare ad esporre nel front-end, capisco bene anche i campi che vuole utilizzare, quindi abituatevi a portarvi dietro le informazioni che vi servono, anche perché se un domani dovete aggiungere un campo all'interno di Power Query, basta farlo comparire e si trascina in automatico su tutti i passaggi. Non è che dovete andare su ogni passaggio andare ad inserire il campo, lo fate nell'origine e se lo trascina dappertutto, a meno che ovviamente non fate un raggruppamento, una pivot, ma eventualmente i passaggi da modificare comunque sono pochi. Poi sul modello di Power BI si caricherà il campo in automaticamente e compare su tutto il report. Può essere che dovete per forza lavorare con tutti i campi, allora in quel caso lasciateli, però è sempre buona norma fare una pulizia delle informazioni per alleggerire il file, non solo per non tirarsi dietro magari centinaia di campi che non servono a niente, ma proprio anche quando andate in sviluppo o andate a zonare il file e andate a vedere le dimensioni del file. Se ottimizzate il vostro database, il vostro ETL, tenendo le informazioni necessarie, andrà tutto molto più veloce e sarà anche più gestibile nel tempo, perché avrete meno colonne da analizzare e da controllare. Quindi anche questo è un altro consiglio che vi do: fate sempre l'ottimizzazione. Raggruppamento in folder. Allora, questo è importante se lavorate in gruppo, ma va bene anche per voi se non prendete in mano il progetto. Terminate il progetto e dopo qualche mese lo riguardate, magari non vi ricordate più bene. Vedete, io qui ho fatto delle cartelle perché ho raggruppato gli argomenti in temi. Quindi ho messo qui le informazioni di anagrafica, questi qui sono dati che vengono compilati da un'interfaccia utenti all'esterno di Excel, e quindi io dopo vado a recuperare queste informazioni, ma così le identifico tutte, vedete. Poi io metto sempre sulla sinistra anche un acronimo per aiutarmi ulteriormente, e così via. Come faccio a fare questa cosa qua? Allora, vedete qui ad esempio c'è una query che non è gestita e finisce nella cartella altre query. Faccio tasto destro su una query qualsiasi, vedete, oppure lo faccio anche nel bianco, faccio nuovo gruppo
e qui gli do il nome della cartella, cartella test. Se voglio posso dare una descrizione al contenuto di questa cartella e premo ok. Ecco che mi si crea la cartella test. Poi o trascino l'oggetto e finisce dentro, oppure seleziono anche un set di oggetti, faccio tasto destro e gli dico sposta nel gruppo cartella test e me li sposta tutti insieme. Questo è un buon sistema. Ad esempio qui io metto titoli parlanti, quindi non serve mettere una descrizione, però potrei mettere tabelle con input manuali dall'utente. Questo va bene appunto se avete dei progetti, poi non li prendete in mano per mesi, che vi aiuta molto a ricordarvi quello che avete fatto, ma soprattutto anche se lavorate in gruppo dovete sempre pensare che le persone non ragionano come voi e quindi più input, più informazioni descrittive andate a inserire nel progetto e più aiutate poi i vostri colleghi a mettere mano anche sulle vostre procedure, sui vostri scenari. Quindi questo è il raggruppamento in folder. Descrizione di query e passaggi era appunto quello che vedevamo, quindi possiamo andare a descrivere, sia mettere una descrizione alle cartelle piuttosto che ai singoli oggetti, sempre destro proprietà, e qui mettiamo, vedete qui avevo messo una descrizione sul singolo oggetto, piuttosto che possiamo fare anche sui passaggi sulla destra. Qui possiamo sempre fare proprietà e anche sui passaggi possiamo andare a mettere delle descrizioni. Allora sui passaggi non è che se avete tanti passaggi andate a descriverli tutti, l'importante qui è fare dei nomi descrittivi, quindi non lasciare di default quello che vi inserisce Power Query, ma se fate 5 modifica tipo andate a descrivere perché fate il modifica tipo all'1, al 2, al 3, al 4 e magari lo fate direttamente col nome del passaggio. Se poi il passaggio è piuttosto complesso, allora vale la pena fare una descrizione anche all'interno del passaggio, ma non si sa che qui c'è un commento. Al momento non hanno sviluppato niente che mi fa, ad esempio, un flag che mi fa notare che all'interno del passaggio c'è un commento, quindi potrebbe essere poco efficace. Invece sulle cartelle e magari sulle singole query potrebbe essere molto efficace dare una descrizione, quindi se potete fate anche questa cosa qua. Bene, questi primi passaggi sono appunto per cercare di partire col piede giusto, in modo che impariate a lavorare bene all'interno dello strumento. È veramente molto importante. Io di solito rompo molto le scatole su queste cose qua, perché alla lunga vi assicuro che se fate bene queste cose qua è tutto vantaggio che torna indietro più in là. Quindi cercate di sforzarvi e abituarvi a fare questa cosa qua. Allora, questa cosa qua iniziamo col pratico. Abbiamo finito con i cenni teorici, quindi adesso andiamo a fare un po' di pratica. Utilizzo di query in sola connessione, approfondimento, uso dei riferimenti per l'import dei dati con secondo livello. Allora, qui ho fatto un esempio qui. Allora, vedete, riepilogando molto velocemente, le query in sola connessione sono quelle query in cui noi facciamo dei passaggi, vedete, e però non li andiamo a importare in Excel, non li andiamo a importare in Power Pivot, quindi sono di sola connessione perché le sfruttiamo in altro modo, perché magari ci attacchiamo poi questa che fa un join con questa e questa è la nostra tabella risultante che ci interessa poi da portare nel modello, quindi questa viene caricata e questa no. Possiamo fare anche delle pivot direct query come vedevamo nel corso base, che puntano a una query sulla connessione e quindi andiamo a recuperare i dati sul database centrale. Questa cosa qua funziona molto bene su Power BI Desktop Mobile. Sulla parte di Excel secondo me non ha molto senso andare ad utilizzarla. Se vi servono i dati metteteli direttamente in Power Pivot, così non avete problemi di network, caricate tutto nel file e potete separare la gestione delle risorse magari tra database e dischi se leggete CSV e file. Quindi la sola connessione utilizzatela per passaggi intermedi. Qui vedete ho fatto un riferimento di test 1, praticamente qui c'è questa cosa qua, qui c'è, io ho fatto tutti i passaggi su test 1, adesso praticamente vediamo la connessione di secondo livello. Qui ho fatto dei passaggi, no? Poi questa qui è una tabella in realtà che io ipotizziamo che devo portarmela effettivamente in Power BI perché questi dati mi servono. C'è un trucchetto se lavorate con scenari complessi, ad esempio questo che vi facevo vedere prima un po' complesso. Difatti se andiamo a vedere le dipendenze delle query,
che dopo facciamo un approfondimento anche su questo, vedete lo scenario fa un po' di giri su questa cosa qua. Quindi se fate questa cosa qua e avete milioni di record che andate a caricare, come in questo caso qua che vi accennavo, può essere utile utilizzare appunto le connessioni di secondo livello. Cosa significa? Che io faccio tutti i calcoli nella prima query, quindi in questa cosa qua vado a fare tutto quello che mi serve. Quando ho terminato e quindi sono arrivato al punto finale che per me va bene la tabella come con tutti i passaggi che ho fatto per importarla su Power Pivot o su Excel, quello che volete, non importa questa connessione, faccio però un riferimento, quindi faccio tasto destro e riferimento. E adesso io l'ho già fatto e mi si crea questa cosa qua, vedete, su origine mi fa uguale test1, significa che questa query io potrei fare anche per esempio una nuova query da altre origine, query vuota, e qui gli dico uguale a test01, è la stessa cosa. Premiamo invio, vedete, ho fatto un riferimento a mano, praticamente destro, il riferimento lo fate in automatico, quindi faccio il riferimento, adesso lo cancello che non ci serve. Cosa succede facendo questo? Vedete, origine, e poi io gli dico carica in, adesso io l'ho già fatto, e mettimi questa sul modello Power Pivot. A primo impatto potrebbe sembrare che non ha senso il passaggio che ho fatto, perché avrei potuto caricare questa cosa qua. Cambia molto quando sviluppate, perché vi faccio un esempio. Io adesso vado a fare una modifica su quella che io vado a caricare in Power Pivot, quindi converto questa data qua ad esempio, e anzi converto questa stringa qua e la metto in testo, da numero la porto in testo. Adesso io faccio chiudi e carica, vedete, quando io faccio chiudi e carica ho fatto una modifica all'interno di Power Query, ho fatto chiudi e carica, lui inizia subito a farmi il refresh, quindi se lo voglio annullare dovrei fare ESC. Però può essere scomodo perché magari io ho fatto quella modifica, però non voglio che si refreshi il modello e magari sto là a perdere 10 minuti perché devo caricare magari tanti record. Allora come si fa? Appunto con la query di secondo livello cosa succede? Che io non devo lavorare su questa parte qua, perché questa è quella solo che sputo su Power Pivot, qui non ci faccio nessun tipo di calcolo. Quindi adesso chiudo per riportarlo allo stato iniziale, così adesso carica. Adesso io vado a fare la modifica su quella di primo livello e vediamo cosa succede. Primo livello, siamo qua, io adesso questa la converto in stringa, facciamo aggiungere un nuovo passaggio, così va un nuovo passaggio. Se io vado in riferimenti di testo vedete che qui lo trovo in stringa, quindi l'ha già recepita l'informazione. Però essendo che questa è quella di secondo livello, io ho fatto una modifica su quella di primo livello, quando faccio chiudi e carica, perfetto, adesso lasciate stare che questa è andata in errore, però vedete non è successo niente, questa non è andata a refresharsi in automatico. Ovviamente Power Pivot recepisce l'informazione vecchia, ha in pancia l'informazione vecchia. Se quindi volete andare a fare un refresh in modo che nel modello di Power Pivot anche lì arrivi la modifica, allora andate a farlo in manuale oppure fate aggiorna tutti. Questo è utile se avete tante modifiche da fare e magari volete farle una a una, ad esempio quando voi siete in Power Query fate tutta una serie di passaggi di ottimizzazione qua, no? E perdete magari un quarto d'ora, poi magari ne avete altri 10 da fare, no? E quindi cosa succede? Magari a un certo punto vi va in crash Excel perché sono 2 ore che lavorate, avete fatto qualcosa che non va, è andato in crash Excel, avete perso tutto. Con questo trucchetto qua, quindi ne avete fatta una, uscite, non perdete tempo nel caricamento, salvate, rientrate e andate avanti con le successive. Quando avete finito tutti i vostri passaggi, allora andate a fare un aggiorna tutti, così refreshate anche il modello di Power Pivot. Questo è un trucchetto che io non lo utilizzo sempre, però ci sono dei casi in cui mi risparmia una marea di tempo questa cosa qua. Quindi se vi può essere utile, sapete che query primo livello, query secondo livello, potete giocare con il fatto che non parta l'update di Power Query in automatico, senza dover stare là per fare ESC, o magari fate ESC e dopo si carica un dato parziale e si generano errori, queste cose qua. Questo è un trucchetto appunto per evitare un po' di rotture, di perdite di tempo. Bene, capito come funzionano queste due, andiamo a vedere degli oggettini nuovi. Allora, questi oggettini nuovi qua, se noi andiamo, io adesso qui ho Windows 10 e ho Microsoft 365 aggiornata all'ultima release. Nel menu visualizza con Windows 10 ancora io non vedo, vedete, anteprima dei dati, io vedo solo spaziatura fissa
e mostra spazi vuoti. Se utilizzate un Windows Server 2016 o versione superiore trovate già dei tasti nuovi. Adesso io vado in un server con Windows Server 2016, così vediamo già le nuove funzionalità che sono veramente veramente interessanti. Spero che a breve, questione di 1 o 2 mesi, arrivino anche per la versione Windows 10 disponibile, perché le trovo veramente interessanti queste opzioni. Andiamo qua. Allora vado in una tabella qualsiasi, andiamo nel menu visualizza. Ecco che vedete che qui sono comparse delle nuove opzioni. Allora andiamo a vedere. Allora, spaziatura fissa, vabbè, significa che va a fare un allineamento fisso di ogni carattere, quindi il terzo carattere sarà sempre in linea con tutti. Non troverò uno sfalsamento perché magari il 3 è più largo dell'1 e allora si sfalsa il testo. Questo lasciamo stare. Colonna qualità, guardate, io ho premuto su colonna qualità e adesso qua mi è comparso questa cosa qua. Vedete, lui mi dice intanto qui, se notate, c'è una riga verde, vedete, e qui c'è una riga nera. Sulla versione precedente, ve lo faccio vedere, io non ho questa riga. Oltre a non avere i pulsanti nuovi, non ho una riga qui che mi dà delle informazioni. Invece sul release nuovo, vedete, ho questa riga. Se io qua ci clicco o ci passo sopra col mouse, adesso io ci passo sopra, mi dà già delle informazioni, mi dice che all'interno di questa colonna tutti i record sono validi al 100%, quindi non ho errori al 100%, oppure mi direbbe quanti record hanno errore, oppure quante celle sono col vuoto. Ad esempio, se vado qui mi dice che sono tutte a null. Quindi quando faccio controllo qualità ottengo le stesse identiche funzioni, solo che le vedo visibili. Se faccio controllo distribuzione mi fa un grafico di come è distribuito il conteggio di ogni singolo valore. Vedete, adesso io ho questo valore qua che è ripetuto per circa 20 volte, quindi io qui andrò a vedere che trovo 105, allora c'è il valore maggiore a 105 occorrenze univoche, quindi ha una scala anche che mi fa capire come sono inseriti i valori. Profilo colonna mi fa la stessa cosa, solo che mi apre un pannellino sotto che mi fa vedere, vedete, ha fatto il conteggio di 1000 record, di questi 1000 record ha trovato 0 errori, 0 vuoti. Valori distinti, ha trovato 18 valori distinti, il minimo di quello che ha trovato dentro qua è il valore 42 e il massimo è il valore 61, e appunto qui mi dice, vedete, il valore 54 è ripetuto per 155 volte e compone il 15% dei miei record. Quindi queste sono tutte informazioni di analisi veramente veramente molto molto interessanti. Un'altra cosa importante, adesso io qua vado a generare un errore, vedete qui c'è un testo, adesso io metto numero, così mi va in errore, vedete, mi diventa rossa, quindi io già a colpo d'occhio vedo verde va tutto bene, rosso c'è qualcosa che non va, quindi posso andare a sfruttare questo pannellino qua per capire quanti errori ha. Neretto sono valori null. Se io poi vado a fare clic destro qua dove c'è la barretta, mi esce un altro menu con altre funzionalità aggiunte, quindi io qua potrei dire guarda, sostituiscimi tutti gli errori che trovi con questo valore. Io premo, mi crea un passaggio e mi ha sostituito tutti i valori, adesso è diventato verde, mi ha sostituito tutti i valori con questo valore che ho deciso io, piuttosto che dico rimuovi tutti i record che hanno errore, quindi faccio errori, adesso me li rimuove tutti perché ho generato un errore su tutta la colonna, ma se fosse stata al 50% errata avrebbe eliminato solo quel 50% di record, e questa cosa qua magari è molto interessante perché effettivamente si generano degli errori che non vi interessa trasportarli successivamente, andate direttamente ad eliminarle, piuttosto che eliminate le righe vuote, piuttosto che eliminate i duplicati, perché magari ci sono dei duplicati e volete andare a modificare i duplicati, piuttosto che dite di mantenere gli errori e così via. Un'ultima cosa, voi potete premere su copia distribuzione dei valori, poi andate nel block notice, ad esempio, io faccio così, ho sbagliato perché qui c'era un errore, facciamo su questo, copia distribuzione degli errori, dei valori, scusate. Ecco che lui mi fa la copia dei contenuti, dei valori, e mi riporta il conteggio per ogni singolo valore, quindi oltre a vederli qua sotto potete portarvi anche su un block notice o su un Excel se volete vedere il risultato di queste cose qua.
copia metriche di qualità, praticamente quando cliccate qua vi copio queste tre cose qua, queste tre informazioni qua. E così ve le potete portare fuori. Un ultimo punto, mi pare che avevo messo anche le dipendenze. Torniamo sul server. Le dipendenze sono queste cose qua. Le dipendenze, quando cliccate qua, vi fa vedere praticamente il vostro scenario, il vostro modello di ETL all'interno di Power Query, quindi vi fa vedere tutte queste connessioni qua. Facciamo un doppio clic e poi facciamo clic sul adatta schermo in basso, così lo adatta in automatico, vi fa vedere tutte le vostre connessioni. Vi dice se la connessione è caricata o non è caricata, quindi questa dice che non è caricata, quindi è di tipo solo connessione, piuttosto se è stata caricata nel modello dati o sul foglio di lavoro. Vedete, caricata nel foglio di lavoro, caricata nel modello di dati. La cosa interessante di questa cosa qua è che vi dà una view del vostro modello, quindi se io clicco qua mi si colora di verde tutte quelle query che ci sono all'interno del mio scenario, quindi mi fa vedere tutte queste qua che servono per creare questa query finale che poi vado a caricare. Quindi se vedete, questa qui praticamente mi colora di verde praticamente quasi tutto, eccetto queste due qua. Queste due qua non me le colorano perché vanno per conto suo. Stessa cosa se clicco in testata, vedete, se clicco in testata, io adesso ho cliccato questo, mi colora anche queste due perché da questo driver ODBC che punta SQL Server comunque arrivano tutte queste connessioni qua. Se clicco sotto ovviamente mi tira via questo. Se clicco in centro mi fa vedere che questo è lo scenario, vedete, tutte queste query qua sono prima di questa qua, quindi prima ho dovuto creare questa, così vedete un po' il flusso dei dati come arriva, senza dover entrare magari qua e vedere se ci sono dei merge, andare a cercare ma dove merge e come funziona e non funziona con le dipendenze. Capite veramente al volo come è fatto il vostro modello. Tra l'altro se ci sono errori ve li dovrebbe anche segnalare. Vedete ad esempio questa ha degli errori, vi mette il punto esclamativo anche qua e capite che c'è qualcosa che non funziona. Bene, con questa lezione è tutto, spero sia stata interessante. Se non vedete i pulsantini qua su avete Windows Server 2016, aggiornate Microsoft 365. Se avete Windows 2010 aspettate un pochino, se non avete Microsoft 365 ci vorrà qualche mese in più, però sono comunque funzionalità che arriveranno nel corso del tempo per tutte le versioni. Con questo è tutto, allora vi saluto e alla prossima lezione, a presto. Ciao!